Ciao a tutte, allora iniziamo con alcuni accenni sul lavoro dell'entrelac. Entrelac in francese significa intreccio. In realtà questo lavoro non è affatto intrecciato, nel senso che se noi andiamo a vedere dietro la parte retro del lavoro è comunque non ha nessun tipo di intreccio, ha solo un cambio di colore qualora si volesse fare, altrimenti si può lavorare anche con un colore unico, però l'aspetto è proprio quello di un intreccio di fasce lavorate a maglia. Eh, io partirei subito dalla base, quindi come si sviluppa il punto, come iniziare e le cose alle quali fare attenzione proprio all'inizio del tipo di lavoro. Vi dico subito che noi andremo a fare questo lavoro come campione, questo è un mio campione che io già avevo, ma adesso ne riprendo un altro proprio dall'inizio, dall'avvio. Andremo a fare questo lavoro in piano. L'entrelac si può anche fare in modo circolare, io personalmente lo preferisco, trovo che sia anche molto più semplice, ma la base comunque dalla quale iniziare è questa, quindi un lavoro sui ferri lineari. Io per praticità utilizzo quelli corti a doppia punta, ma voi potete utilizzare quelli con il cavetto, quindi farvi, se siete abituati a lavorare con i ferri circolari, anche il lineare, oppure con i ferri tradizionali dritti, magari un po' più corti se dovete fare un piccolo campione. Il tipo di ferri da utilizzare non influisce sul risultato, per cui qualsiasi tipo di ferro voi vogliate utilizzare, l'importante è che lavoriate come io vi sto per spiegare, insomma, per indicare. Il primo consiglio che mi sento di darvi se state iniziando per la prima volta a fare questo tipo di lavorazione è utilizzare una lana abbastanza spessa. Quindi non una lana sottile tipo questa qui, che viene sicuramente un lavoro più delicato, più fine, migliore, ma ai fini di un esercizio, quindi del provare questo tipo di tecnica, è sicuramente più veloce, pratico e i punti da riprendere si vedono in modo più chiaro e più netto rispetto a un filato più sottile. Ovviamente non è una tecnica adatta proprio alle principianti, a chi sta iniziando adesso a lavorare ai ferri, perché richiede un po' di attenzione, di pazienza e anche sapere come si riprendono le maglie, come si diminuisce, come si aumenta e anche a colpo d'occhio quando si lascia ad esempio il lavoro andare a guardare se effettivamente tutti gli aumenti o le diminuzioni del giro siano stati fatti, anche se io raccomando sempre che nel momento in cui si fa questo tipo di lavorazione è opportuno, come ho fatto io qui adesso, lasciare il giro completo. Quindi questo mio giro, questa mia porzione di lavoro con il color cobalto è sostanzialmente terminata. Qui adesso il cambio di colore. Questo è giusto per farvi capire che cosa intendo. Iniziamo proprio dall'avvio. Quindi io utilizzo dei ferri che sono leggermente più sottili rispetto al filato che io andrò a utilizzare, questo è molto spesso. Considerate almeno mezzo punto, un punto in meno, perché questo tipo di lavoro deve essere sostenuto sia con un filato sottile che con un filato più spesso. E ai fini proprio della prova e dell'esercizio, lavorare con dei ferri leggermente più piccoli vi favorisce anche visualizzare i punti che si devono andare a riprendere. Come si inizia? Si inizia con una base. La base dalla quale noi andremo a iniziare sarà un multiplo per ogni riga che noi andremo a costruire. Inizieremo da dei triangoli, solitamente io inizio con un numero dispari, per me è più comodo anche quando lo devo spiegare, e quindi io andrò a montare sul ferro 15 maglie. 15 maglie sono esattamente un multiplo di 5, quindi avrò 3 triangoli sui quali andare a lavorare. Se da 5 maglie, se voleste fare una striscia più larga, andrete poi ad aumentare il numero di maglie, quindi esempio 10, 7, 8, quelle che voi desiderate. Io vi consiglio di iniziare a seguire proprio passo passo per come sto facendo io. Quindi vado ad avviare sul mio ferro con il colore grigio scuro 15 maglie.
le avvio con il mio metodo, quello che utilizzo sempre, quindi faccio un piccolo cappio. Questa è la mia prima maglia e ne vado a montare altre 14. Ho quindi sul mio ferro 15 maglie, per cui io so che adesso devo andare a lavorare su porzioni da 5 maglie. Perché dico porzioni? Perché noi andremo a fare un primo triangolo, un secondo triangolo ed un terzo triangolo. Come si fa? Innanzitutto lavoriamo subito la prima maglia, facendo sempre attenzione a non prendere la nostra codina. Lavoriamo la nostra maglia al dritto. Quindi lavoriamo la prima maglia, giriamo completamente il lavoro. Lavoriamo la stessa maglia al rovescio. Giriamo di nuovo il lavoro. Lavoriamo la prima maglia appena lavorata e la seconda maglia. Abbiamo così sul ferro di destra 2 maglie. Voltiamo nuovamente il lavoro e lavoriamo le 2 maglie al rovescio, 1 e 2. Torniamo indietro e lavoriamo questa volta 3 maglie, 1, 2 e 3. Voltiamo nuovamente il lavoro, lavoriamo le 3 maglie al rovescio, 1, 2 e 3. Voltiamo il lavoro, lavoriamo adesso 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Voltiamo nuovamente il lavoro, lavoriamo le 4 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro, adesso lavoriamo 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo abbiamo formato il nostro primo triangolo. Eccolo qui. Quindi quello che noi abbiamo fatto, non abbiamo fatto altro che fare con dei ferri accorciati, perché questa si chiama la tecnica andando avanti e indietro, lavorando una porzione di maglie che noi abbiamo sul ferro, abbiamo lavorato le nostre prime 5 maglie e le abbiamo dato la forma di un triangolo. Ora andremo, non faremo altro che ripetere lo stesso procedimento sulle altre 10 maglie, lavorando sempre prima 5 e poi 5 maglie. Quindi qui adesso abbiamo l'ultima maglia e noi non dobbiamo toccarla, non dobbiamo lavorarci. Se magari pensiamo di poter confonderci, visto che siamo all'inizio di questo lavoro e magari è la prima volta che stiamo provando, io vi consiglio di mettere un marcapunto in modo che non andiamo a lavorare le maglie che non devono essere toccate, almeno per questo primo giro. Quindi dopo le 5 maglie, dopo aver lavorato l'ultima maglia, io mi metto un marcapunto e so che questa è la mia prima porzione di lavoro. Riprendo lo stesso lavoro che ho fatto sulla prima porzione, quindi lavoro una maglia al dritto, volto il lavoro, lavoro una maglia al rovescio, volto il lavoro, lavoro una maglia al dritto e la maglia al dritto successiva, quindi adesso lavoro 2 maglie al dritto, volto nuovamente il lavoro, lavoro 2 maglie al rovescio, volto di nuovo, lavoro 3 maglie al dritto, 1, 2 e 3. Volto nuovamente il lavoro,
lavoro 3 maglie al rovescio, 1, 2 e 3, volto nuovamente il lavoro e lavoro 4 maglie, scusate, al dritto, 2, 3 e 4. Volto nuovamente, lavoro le 4 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4 al rovescio, volto di nuovo il lavoro, lavoro 5 maglie al dritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. La quinta sarà la mia ultima maglia ed ho formato il mio secondo triangolino che qui ora è informe. Noi non riusciamo a vedere effettivamente perché tira il lavoro per via di quest'altra porzione di maglie. Quindi abbiamo il primo triangolino formato, il secondo triangolino formato. Adesso andiamo a lavorare sulle ultime 5 maglie. Sempre per praticità andremo a mettere il nostro marcapunto in modo che non ci confonderemo quando torneremo indietro col lavoro, eh, perché dovremo lavorare solo le ultime 5 maglie che abbiamo sul ferro. Quindi, come fatto prima, lavoro la prima maglia al dritto, volto il lavoro e lavoro la prima maglia al rovescio. Lavoro 2 maglie al dritto, 1 e 2. Lavoro le 2 maglie al rovescio, 1 e 2. Lavoro 3 maglie al dritto, 1, 2 e 3. Lavoro le 3 maglie al rovescio, 1, 2 e 3. Di nuovo al dritto, questa volta devo lavorare 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. Volto il lavoro e lavoro le 4 maglie al rovescio, 1, 2, 3 e 4. Adesso mi resta l'ultima maglia da lavorare, quindi la quinta maglia, 1, 2, 3, 4 e 5. Ho terminato il mio giro di avvio, chiamato primo livello, step 1, potete trovarlo anche così nei vari pattern in inglese. Comunque io preferisco chiamarlo giro di setup, quindi quello che ci va a preparare poi tutta la successiva lavorazione, oppure livello 1 perché è il primo livello di tutti rispetto agli altri che si andranno poi a sviluppare. Quello che noi abbiamo fatto non è altro che la formazione di questi triangoli. Ora vi sposto tutte queste 3 porzioni su dei ferri più piccoli in modo che più chiaro il lavoro che finora abbiamo fatto. Allora, questo è il lavoro che noi abbiamo eseguito finora. Sono questi 3 triangoli. Se io adesso vado a prendere il mio campione e sovrappongo i 3 triangoli, quindi il primo, il secondo ed il terzo, avrò la base del mio lavoro. Questa è la parte, diciamo, più semplice, ma quella alla quale fare più attenzione, perché è facile andare a lavorare una maglia che in quel momento deve essere sospesa ferma in attesa del secondo passaggio. Adesso riporto tutte le mie maglie su un unico ferro e nella prossima puntata, nel prossimo video, andremo a vedere come iniziare a lavorare con il secondo colore,
avendo però prima eh, cura di formare il triangolo, questo triangolo che abbiamo qui sul lato, che poi ci permetterà di dare una forma rettangolare, quindi dritta al nostro lavoro. Quindi una volta terminato il nostro primo step, passeremo al secondo step nel quale andremo a cambiare lavoro ed inizieremo a lavorare sul rovescio del lavoro. Quindi andremo a formare questo triangolo e le prime basi del secondo livello sulle quali poi proseguire tutto il nostro lavoro. Io credo che come inizio e come primo video sia già sufficientemente lungo, perché capisco che è un tipo di lavorazione che poi può portare magari a soffermarmi nei video successivi alla ripresa delle maglie ed ad alcuni accorgimenti che dovremmo adottare per avere un lavoro fatto come si deve, insomma, fatto bene. Per cui io per questo primo tutorial vi lascio e ci vediamo al prossimo. Ciao!